Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere due semplici algoritmi su come trovare l'ennesimo numero della sequenza di Fibonacci. Il primo algoritmo sarà iterativo, il secondo sarà di tipo ricorsivo. Andiamo a vedere adesso che cos'è la sequenza di Fibonacci. La sequenza di Fibonacci è una sequenza matematica di numeri interi. Andiamo a scriverla insieme. I primi due numeri della sequenza di Fibonacci saranno sempre 0 e 1. Dal secondo numero in poi dovremo semplicemente andare a sommare i due numeri precedenti. Andiamo quindi a calcolare il secondo numero della sequenza di Fibonacci. 0 più 1 uguale 1. Il terzo numero della sequenza di Fibonacci è data dalla somma dei due precedenti. 1 più 1 uguale 2. Il terzo numero è uguale a 3 perché 1 più 2 è uguale a 3. Il quarto numero è uguale a 5 perché 2 più 3 è uguale a 5. Andiamo avanti. 3 più 5 è uguale a 8, 8 più 5 è uguale a 13, 13 più 8 è uguale a 21, 21 più 13 fa 34 e così via. Quindi ricapitolando, per trovare un numero bisogna semplicemente sommare i due precedenti. Ora andiamo insieme a vedere il primo algoritmo di tipo iterativo. Poniamo il caso che stiamo andando a cercare l'elemento della sequenza di Fibonacci in posizione 6. Quindi vado ad eseguire questo algoritmo usando come input il numero 6. 6 minore o uguale di 1, falso, quindi vado avanti. Nell'array A vado a inserire nelle prime due posizioni 0 e 1. Dopodiché entro in questo ciclo for, dove abbiamo la x che parte da 2 e arriva fino a 6. Andiamo a eseguirlo, x parte da 2. Nella posizione a di x, quindi a di 2, vado a inserire a di x meno 1 più a di x meno 2. Quindi in questo caso a di 1 più a di 0. Andiamo a vedere qua, a di 1 è 1, a di 0 è 0. 0 più 1 uguale 1. La x diventa 3. In a di 3 vado a inserire a di 2 più a di 1. A di 2 è 1, a di 1 è 1. Quindi 1 più 1 uguale 2. La x diventa 4. In a di 4 vado a inserire a di 3 più a di 2. Quindi 1 più 2. 1 più 2 fa 3. E la x diventa 5. Poiché è ancora minore o uguale di 6, vado avanti. A questo punto in a di 5 vado a inserire a di 3 più a di 4, quindi 2 più 3 è uguale a 5. E la x diventa 6. Vado avanti perché la condizione è ancora vera, quindi in a di 6 vado a inserire a di 4 più a di 5. 3 più 5 è uguale a 8. La x diventa 7, la condizione è falsa, esco dal ciclo. E vado a ritornare a di i. A di i, ricordiamo che i era uguale a 6, quindi andrò a ritornare il numero 8. Vado quindi a verificare se nella sequenza di Fibonacci che ho scritto precedentemente, nella posizione 6 trovo il numero 8. E come vedete il risultato è corretto. Ora andiamo a vedere insieme l'algoritmo di tipo ricorsivo. Nella prima riga abbiamo una condizione dove se i è minore o uguale a 1 andiamo a ritornare la i. Altrimenti andiamo a ritornare la stessa funzione chiamata con i-2 più la stessa funzione chiamata con i-1. Andiamo a vedere un esempio dove i è uguale a 5. Dunque andiamo a calcolare Fibonacci di 5. 5 non è minore o uguale a 1, quindi devo andare a calcolare Fibonacci di 5 meno 2 più Fibonacci di 5 meno 1. La prima cosa che devo calcolare appunto è Fibonacci di 5 meno 2. 5 meno 2 fa 3, quindi scriverò Fibonacci di 3. A questo punto, entrando in Fibonacci di 3, vedo che 3 non è minore o uguale a 1, quindi dovrò ritornare Fibonacci di 3 meno 2 più Fibonacci di 3 meno 1. Fibonacci di 3 meno 2 è uguale a Fibonacci di 1. Calcolando Fibonacci di 1, vediamo che 1 è minore o uguale a 1, quindi possiamo ritornare il numero 1. Ritornando dobbiamo andare a calcolare Fibonacci di 3 meno 1, che sarebbe Fibonacci di 2. Andiamo a calcolare Fibonacci di 2, 2 non è minore o uguale a 1, quindi devo ritornare Fibonacci di 2 meno 2 più Fibonacci di 2 meno 1. Quindi in questo caso Fibonacci di 0 più Fibonacci di 1. Andiamo quindi a calcolare Fibonacci di 0,
0 è minore o uguale a 1, quindi andiamo subito a ritornare i, che in questo caso è 0. La seconda parte di Fibonacci di 2 era calcolare appunto Fibonacci di 1. Calcolando Fibonacci di 1 vediamo che dobbiamo subito ritornare la i, che è 1. Quindi possiamo fare la somma, 0 più 1 fa 1, quindi Fibonacci di 2 ritornerà 1. Anche qui possiamo sommare, 1 più 1 fa 2, quindi Fibonacci di 3 ritornerà 2 al padre. A questo punto in Fibonacci di 5 dovremo andare a calcolare la seconda parte, ovvero Fibonacci di 5 meno 1. 5 meno 1 fa 4, quindi andiamo a calcolare Fibonacci di 4. 4 non è minore o uguale a 1, quindi devo ritornare Fibonacci di 4 meno 2 più Fibonacci di 4 meno 1. Quindi vado a calcolare come prima cosa Fibonacci di 2. Per calcolare Fibonacci di 2 entro nella funzione e vedo che 2 non è minore o uguale a 1, quindi dovrò andare a calcolare Fibonacci di 0 più Fibonacci di 1. Andiamo a calcolare quindi per prima cosa Fibonacci di 0. Fibonacci di 0 a questo punto ritornerà subito i, perché 0 è minore o uguale a 1. Quindi in questo caso Fibonacci di 0 fa 0. Dopodiché vado a calcolare la seconda parte di Fibonacci di 2, ovvero Fibonacci di 2 meno 1, che è Fibonacci di 1. Fibonacci di 1 ritornerà subito i è uguale a 1, quindi Fibonacci di 1 ritorna 1. A questo punto possiamo calcolare Fibonacci di 2 perché abbiamo calcolato entrambe le parti, 0 più 1 fa 1, quindi Fibonacci di 2 ritornerà 1. Fibonacci di 4 ha completato la prima parte, quindi dovrà calcolare Fibonacci di 4 meno 1. Fibonacci di 4 meno 1 è Fibonacci di 3. 3 non è minore o uguale a 1, quindi dobbiamo andare a calcolare Fibonacci di 3 meno 2 più Fibonacci di 3 meno 1. Fibonacci di 3 meno 2 sarebbe Fibonacci di 1, che va subito a ritornare 1, perché 1 è minore o uguale a 1, quindi ritornerà la i. Dopodiché andiamo a calcolare Fibonacci di 3 meno 1. Fibonacci di 3 meno 1 è Fibonacci di 2. Per calcolare Fibonacci di 2, come prima, 2 non è minore o uguale a 1, quindi dobbiamo andare a calcolare Fibonacci di 2 meno 2 più Fibonacci di 2 meno 1. Come prima cosa andiamo a calcolare Fibonacci di 2 meno 2, che è Fibonacci di 0. Fibonacci di 0, vediamo subito che può ritornare subito i, perché 0 è minore o uguale a 1, quindi ritorna 0. Dopodiché andiamo a calcolare Fibonacci, per Fibonacci di 2 andiamo a calcolare la seconda parte, ovvero Fibonacci 2 meno 1. Fibonacci di 2 meno 1 sarebbe Fibonacci di 1. Fibonacci di 1 ovviamente tornerà 1 perché la i è uguale a 1 e quindi entra in questa condizione. Quindi abbiamo calcolato Fibonacci di 2 che è 1 più 0. 1 più 0 fa 1. Fibonacci di 3 ha completato entrambe le parti, quindi 1 più 1 uguale a 2. Sappiamo che Fibonacci di 3 ritorna 2. Ora Fibonacci di 4 ha completato sia la prima parte che la seconda parte, quindi 1 più 2 fa 3. Fibonacci di 4 ritorna 3. A questo punto sappiamo il risultato perché abbiamo completato per Fibonacci di 5 sia Fibonacci di 5 meno 2 che Fibonacci di 5 meno 1. Quindi sappiamo il risultato di Fibonacci di 3 e Fibonacci di 4, che sono rispettivamente 2 e 3. Quindi 2 più 3 è uguale a 5, quindi Fibonacci di 5 è uguale a 5. Andiamo quindi a verificare quanto ho trovato con quanto ho scritto precedentemente e andiamo a vedere che appunto Fibonacci di 5 è uguale a 5. Come potete facilmente notare, durante l'esecuzione di questo algoritmo abbiamo ripetuto un sacco di operazioni. Andiamo per esempio a calcolare quante volte abbiamo ripetuto Fibonacci di 2. 1, 2, 3. Abbiamo calcolato Fibonacci di 2 3 volte. E Fibonacci di 3 invece è stata calcolata 2 volte. Una qui e una qui. Ora quindi andiamo a vedere come poter ottimizzare un pochino questo algoritmo. Per migliorare l'algoritmo di Fibonacci andremo a utilizzare la tecnica del memorization. Per fare ciò andremo a memorizzare man mano i valori calcolati dalla sequenza di Fibonacci e andremo quindi a ritornarli subito ogni volta che vengono chiesti. Andiamo quindi a eseguire questo algoritmo utilizzando ancora i uguale a 5. Andiamo quindi a calcolare Fibonacci di 5. Entriamo in questo algoritmo, vediamo che 5 non è minore o uguale a 1, quindi andiamo avanti. Andiamo a controllare se nel nostro array memo esiste un numero nell'indice 5. Al momento non esiste niente all'indice 5, quindi andiamo avanti. Andiamo a inserire quindi nell'indice 5 del nostro array memo Fibonacci di meno 2 più Fibonacci di meno 1. Quindi andiamo ad andare a calcolare Fibonacci di 5 meno 2 che è Fibonacci di 3. Fibonacci di 3, 3 è minore o uguale a 1 no,
Andiamo avanti, controlliamo se c'è qualcosa nel nostro array memo, la posizione 3, non c'è niente, quindi andiamo a inserire la nostra posizione 3 dell'array memo, Fibonacci di 3-2 più Fibonacci di 3-1. Fibonacci di 3-2 fa 1, quindi andiamo a calcolare Fibonacci di 1. Fibonacci di 1, 1 essendo minore o uguale a 1, andiamo subito a ritornare i, che quindi è 1. Andiamo quindi a calcolare Fibonacci di 3-1. Fibonacci di 3-1 è 2, quindi dobbiamo calcolare Fibonacci di 2. Per calcolare Fibonacci di 2 entriamo nell'algoritmo, vediamo che 2 non è minore o uguale a 1, quindi andiamo avanti, non abbiamo niente nell'array memo, quindi andiamo avanti ancora, inseriamo nell'array memo Fibonacci di 2 meno 2 più Fibonacci di 2 meno 1. Fibonacci di 2 meno 2 fa 0, quindi dobbiamo calcolare Fibonacci di 0. Per calcolare Fibonacci di 0 entriamo nell'algoritmo e ritorniamo subito il valore di i, perché 0 è minore o uguale a 1, quindi Fibonacci di 0 è uguale a 0. Dopodiché dobbiamo calcolare la seconda parte, Fibonacci di 2 meno 1. 2 meno 1 fa 1, quindi calcoliamo Fibonacci di 1. Fibonacci di 1, ritorniamo subito 1 perché 1 è minore o uguale a 1, quindi ritorniamo la i. A questo punto abbiamo calcolato Fibonacci di 2 e quindi lo andiamo a inserire nell'array memo. Quindi nell'array memo in posizione 2 avremo il risultato 0 più 1 che è uguale a 1. A questo punto, calcolando Fibonacci di 3, andremo a inserire nell'array memo in posizione 3 1 più 1 che è uguale a 2. Dopodiché abbiamo calcolato Fibonacci di 3 che ci serviva per calcolare Fibonacci di 5. Ora la seconda parte ci dice di calcolare Fibonacci di 5 meno 1, quindi dobbiamo andare a calcolare Fibonacci di 4. Per calcolare Fibonacci di 4 entriamo nella funzione 4 non è minore o uguale di 1, andiamo a verificare se esiste qualcosa nella posizione 4 dell'array memo, è vuota, quindi andiamo avanti. Nella posizione 4 andremo a inserire Fibonacci di 4 meno 2 più Fibonacci di 4 meno 1. Quindi dobbiamo andare a calcolare per prima cosa Fibonacci di 2. Per calcolare Fibonacci di 2 entriamo nella funzione 2 è minore o uguale a 1 no, quindi andiamo nella seconda condizione e verifichiamo se nella posizione 2 dell'array memo c'è qualcosa. In questo caso c'è già qualcosa, quindi possiamo subito ritornare il valore numero 1. A questo punto possiamo andare a calcolare Fibonacci di 4 meno 1, che è Fibonacci di 3. Entriamo nella funzione, vediamo che 3 non è minore o uguale a 1, quindi andiamo nella seconda condizione, notiamo che nella posizione 3 dell'array memo è presente un valore, quindi ritorniamo subito al valore presente che è 2. Ora, calcolando Fibonacci di 4, andiamo a inserire nella posizione 4 dell'array memo 1 più 2 che è uguale a 3. Infine abbiamo calcolato entrambe le parti per Fibonacci di 5, quindi andiamo a inserire nella posizione 5 dell'array memo il risultato che è 5. Dopo averlo inserito lo ritorniamo per l'ultima volta e sarà il risultato della nostra funzione. Andiamo a verificare con quanto scritto in precedenza che appunto in Fibonacci di 5 abbiamo il numero 5. Quindi utilizzando la memoization abbiamo evitato alcune chiamate ricorsive e ottimizzato un po' l'algoritmo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Grazie mille.